Lezione 1. Piattaforme di apprendimento e formazione permanente. Buongiorno, Anna. Buongiorno, John. Hai mai seguito un corso su una piattaforma di apprendimento? Sì, ho seguito diversi corsi online. Quali piattaforme hai scelto inizialmente? Ho iniziato con una piattaforma globale molto conosciuta. Cosa ti ha spinto a iniziare proprio da lì? Il catalogo dei corsi era ampio e affidabile. Hai verificato le qualifiche dell'istruttore? Ho esaminato le loro qualifiche e la loro esperienza nel settore. Come hai scelto i corsi più adatti ai tuoi obiettivi? Ho adattato i risultati del corso alle mie esigenze professionali. Hai preferito microcorsi brevi o specializzazioni complete? Ho provato entrambi e ho trovato le specializzazioni più complete. Hai completato tutti i compiti assegnati? Ho completato la maggior parte dei compiti per mettere in pratica nuove competenze. L'interazione con i tuoi pari ha arricchito il tuo apprendimento? Il feedback dei colleghi ha approfondito la mia comprensione e la mia prospettiva. I forum di discussione erano attivi e utili? Erano attivi e spesso contenevano spunti preziosi. Hai dato più importanza alle videolezioni che ai testi di lettura? Ho apprezzato un mix equilibrato di video, letture e progetti. Quanto sono stati importanti i progetti pratici per il tuo successo? I progetti pratici sono stati essenziali per l'applicazione delle competenze. Hai ricevuto un certificato al termine del corso? Ho ricevuto attestati per diversi programmi completati. I certificati hanno contribuito al tuo avanzamento di carriera? Hanno contribuito a dimostrare impegno e nuove competenze. I datori di lavoro riconoscevano tali certificati? Il riconoscimento variava a seconda del datore di lavoro e del settore. Hai mai pagato per ottenere credenziali verificate? Ho pagato per le credenziali verificate quando queste apportavano un valore aggiunto. Le opzioni di audit gratuite offrivano ancora un apprendimento significativo? Le opzioni di audit offrivano contenuti sostanziali senza richiedere credenziali. Hai riscontrato problemi tecnici sulle piattaforme? Ho riscontrato occasionalmente problemi di riproduzione e navigazione. Le risposte del servizio clienti sono state utili? L'assistenza è stata utile, ma i tempi di risposta potevano essere lenti. Hai preferito i corsi di gruppo o i moduli a ritmo personalizzato? I corsi basati su gruppi di partecipanti hanno fornito responsabilità e slancio. Le scadenze hanno migliorato il tuo tasso di completamento? Le scadenze imponevano un progresso costante e un completamento puntuale. Ti è mai capitato di abbandonare un corso? Ho interrotto alcuni corsi quando le priorità erano in conflitto. Come hai gestito il tempo per la didattica online? Ho programmato degli orari di studio fissi ogni settimana e li ho protetti. Hai svolto più attività contemporaneamente durante le videolezioni? Ho evitato di fare più cose contemporaneamente per mantenere la massima concentrazione. Hai applicato immediatamente le competenze acquisite al lavoro reale? Ho applicato numerose tecniche in progetti pratici sul lavoro. Le piattaforme offrivano programmi di tutoraggio o coaching? Alcuni offrivano un programma di tutoraggio per gli studenti più meritevoli. Il programma di mentoring ha accelerato la tua crescita? Il programma di mentoring ha fornito una guida personalizzata e ha permesso progressi più rapidi.
Hai confrontato le recensioni dei corsi prima di iscriverti? Ho letto le recensioni e valutato attentamente le valutazioni medie. C'erano recensioni fuorvianti a cui prestare attenzione? Alcune recensioni sono apparse di parte e hanno richiesto un esame più attento. Hai mai riscontrato tentativi di upselling aggressivi sulle piattaforme? Si sono verificati casi di upselling, soprattutto per brani premium e abbonamenti. I modelli di abbonamento si sono rivelati convenienti. Gli abbonamenti si sono rivelati convenienti per chi apprendeva frequentemente. Preferisci pagare per singolo corso o accedere tramite abbonamento? Ho scelto gli abbonamenti quando ho pianificato di seguire più corsi. Le collaborazioni tra piattaforme e università hanno influito sulla qualità. Le collaborazioni tra università hanno spesso rafforzato il rigore accademico. Hai frequentato corsi di certificazione professionale? Sì, ho conseguito un certificato professionale in analisi dei dati. I datori di lavoro davano valore a quella qualifica. Alcuni datori di lavoro lo apprezzavano molto, altri davano priorità all'esperienza. Hai provato i test di valutazione delle competenze offerti dalle piattaforme? Ho completato delle valutazioni per identificare le lacune nelle competenze. I percorsi di apprendimento si sono rivelati utili per strutturare il progresso. I percorsi di apprendimento hanno chiarito una sequenza logica di corsi. Hai incontrato colleghi che sono diventati i tuoi contatti professionali? Ho creato una rete di contatti con colleghi che in seguito sono diventati miei collaboratori. Hai utilizzato piattaforme di portfolio per mostrare i tuoi lavori? Ho caricato i progetti su un portfolio online per mostrare le mie capacità. Le piattaforme si sono integrate con LinkedIn per la condivisione dei risultati. L'integrazione ha semplificato la condivisione e aumentato la visibilità. Ti preoccupava la credibilità dei contenuti del docente? Ho confrontato i contenuti con fonti primarie e libri di testo. Le piattaforme hanno mai ospitato materiale controverso o non verificato? Occasionalmente si rendeva necessaria una revisione critica da parte degli studenti. Le piattaforme dovrebbero rafforzare la revisione tra pari dei materiali didattici. Sì, la revisione tra pari potrebbe migliorare la qualità e la fiducia. Avete notato delle tendenze in fatto di microcredenziali e badge? Le microcredenziali segnalavano ai datori di lavoro competenze specifiche. Pensi che le microcredenziali sostituiranno i titoli di studio tradizionali? Saranno complementari ai titoli di studio, ma non li sostituiranno ancora completamente. Hai seguito corsi di lingua su una piattaforma? Ho completato diversi moduli linguistici per migliorare la mia fluidità. Gli esercizi pratici hanno migliorato le tue capacità di parlare e scrivere. La pratica regolare e il feedback hanno migliorato le mie capacità comunicative. Hai seguito lezioni in diretta o lezioni preregistrate? Ho preferito le sessioni dal vivo per l'interazione e il feedback immediato. Le piattaforme utilizzate hanno monitorato efficacemente i tuoi progressi. Il monitoraggio dei progressi ha contribuito a mantenere alta la motivazione e la concentrazione. Hai apprezzato i consigli di apprendimento personalizzati? I consigli personalizzati in base ai miei obiettivi si sono rivelati molto utili. Ti è capitato di imbatterti in contenuti diventati obsoleti in breve tempo? I settori in rapida evoluzione richiedevano frequenti aggiornamenti dei corsi. Hai apprezzato i corsi che includevano casi di studio attuali? Gli studi di caso attuali hanno reso l'apprendimento rilevante e applicabile.
Hai mai richiesto un rimborso per corsi che non ti hanno soddisfatto? Ho richiesto e talvolta ottenuto rimborsi per la scarsa qualità dei prodotti. Hai consigliato i corsi ad amici e colleghi? Ho consigliato solo quelli con comprovata efficacia e ottime recensioni. Credi che l'apprendimento online democratizzi l'istruzione? Ciò avviene ampliando l'accesso a diverse materie ed esperti. Esistono problematiche legate all'equità nell'accesso alla tecnologia? Sì, il divario digitale limita l'accesso all'apprendimento per molti studenti. Le piattaforme dovrebbero offrire un accesso agevolato agli studenti provenienti da famiglie a basso reddito. Sovvenzioni e borse di studio migliorerebbero l'inclusività. Pensi che l'accreditamento per la formazione online si evolverà? Il processo di accreditamento si adatterà per riconoscere qualifiche diverse. Il tuo percorso di studi ha influenzato la tua carriera? Mi ha aperto nuove opportunità e ha migliorato il mio profilo professionale. Consiglieresti agli studenti di documentare il loro percorso di apprendimento? Sì, documentare progetti e riflessioni dimostra la crescita. Intendi continuare a utilizzare le piattaforme di apprendimento? Lo farò, perché l'apprendimento permanente è essenziale in un mondo in continua evoluzione. Apprezzo la tua attenta descrizione delle esperienze con i corsi online. Lezione 2. Padroneggiare i metodi per prendere appunti. Buongiorno, Anna. Buongiorno, John. Qual è il tuo metodo preferito per prendere appunti? Per gli appunti strutturati, prediligo il metodo Cornell. Come funziona questo metodo nella pratica? Dividi la pagina in sezioni per spunti, note e riassunto. Questo formato migliora la memorizzazione. Incoraggia il coinvolgimento attivo e la revisione periodica. Utilizzi mai le mappe mentali al posto delle mappe mentali? Utilizzo le mappe mentali per il brainstorming e per affrontare argomenti complessi. Perché le mappe mentali sono efficaci per te? Rivelano le relazioni e supportano la memoria visiva. Preferisci gli appunti scritti a mano o quelli digitali? Per l'apprendimento iniziale preferisco gli appunti scritti a mano. Perché scegliere la scrittura a mano anziché la digitazione? La scrittura a mano favorisce un'elaborazione e una memorizzazione più approfondite. Quando utilizzi gli strumenti digitali, quindi, Utilizzo le note digitali per organizzare e condividere. quali app digitali consiglieresti? Raccomando applicazioni che consentano l'aggiunta di tag e la ricerca. Per ottenere i risultati migliori, è consigliabile combinare diversi metodi. Spesso trascrivo appunti scritti a mano in formato digitale. Questo processo di trascrizione aiuta la memoria. Rafforza l'apprendimento attraverso la ripetizione e la riflessione. Come gestite grandi volumi di appunti? Creo cartelle e taggo le note per poterle recuperare facilmente. Adottate una convenzione di denominazione coerente. Per i titoli utilizzo sempre date e parole chiave relative all'argomento. Rileggete regolarmente gli appunti. Organizzo revisioni settimanali e mensili. Quanto durano le vostre sessioni di revisione? Le sessioni brevi e mirate sono le più efficaci. Riassumi gli appunti dopo le lezioni. Scrivo un breve riassunto per consolidare la comprensione. Utilizzi la codifica a colori nei tuoi appunti.
Utilizzo il colore per evidenziare i punti e i temi chiave. Il colore migliora la comprensione. Aiuta a distinguere i concetti e a dare priorità alle informazioni. Includi diagrammi e schizzi. Aggiungo diagrammi per chiarire relazioni e processi. I diagrammi sono utili per chi impara una lingua. Forniscono contesto e indizi visivi per il vocabolario. Nei tuoi appunti inserisci delle domande stimolanti. Scrivo domande per mettermi alla prova in seguito. L'autovalutazione è una tua abitudine fondamentale. È essenziale per la fidelizzazione a lungo termine. Come si annotano i testi in modo efficace? Sottolineo con parsimonia e scrivo note a margine con le mie impressioni. Nei tuoi appunti fai distinzione tra fatti e opinioni. Indico le opinioni e cito le fonti per le affermazioni fattuali. Utilizzi dei modelli per diversi tipi di appunti. Utilizzo modelli per riunioni, lezioni e ricerche. I modelli consentono di risparmiare tempo e aumentano la coerenza. Fanno entrambe le cose, soprattutto quando hanno poco tempo a disposizione. Come si catturano le idee fugaci quando si è in movimento? Utilizzo un taccuino tascabile o una breve nota vocale. Trascrivi memo vocali in un secondo momento. Li trascrivo e li integro nei miei appunti principali. Dedichi del tempo ogni settimana per organizzare gli appunti grezzi. Dedico del tempo ogni settimana per consolidare e archiviare gli appunti. Come si utilizzano gli appunti per scrivere saggi o preparare presentazioni? Estraggo i punti chiave, creo una scaletta e approfondisco partendo dai riassunti. Alleghi note correlate ai progetti. Creo collegamenti e riferimenti incrociati per costruire una rete di conoscenza. Pratichi l'ascolto attivo per migliorare i tuoi appunti. L'ascolto attivo aiuta a cogliere i messaggi principali di chi parla. Durante le lezioni, ponete domande di chiarimento. Pongo domande concise per verificare la comprensione. Riesci a mantenere un equilibrio tra dettaglio e chiarezza. Registro i dettagli essenziali ed evito la trascrizione letterale. Come si gestisce un'eccessiva quantità di informazioni? Inizialmente individuo le idee principali e ignoro i dettagli secondari. Collaborate con i colleghi nella stesura degli appunti. Condivido e confronto appunti per colmare le lacune e correggere gli errori. Verificate immediatamente i dati che registrate. Subito dopo le lezioni, verifico le informazioni poco chiare confrontandole con fonti affidabili. Quando citate le fonti, mantenete il contesto originale. Annoto la fonte e i numeri di pagina per garantire la precisione. Utilizzi tecniche mnemoniche nei tuoi appunti. Includo tecniche mnemoniche per elenchi e sequenze complesse. Insegni ad altri il tuo metodo per prendere appunti. Mostro metodi a colleghi e studenti affinché possano esercitarsi. Come si adatta il metodo di prendere appunti all'apprendimento delle lingue? Aggiungo traduzioni, frasi di esempio e note sulla pronuncia. Nei tuoi appunti includi indicazioni sulla ripetizione spaziata. Contrassegno gli elementi per intervalli di revisione e test distanziati. Integri contenuti multimediali nelle note digitali. Incorporo immagini, link e brevi clip audio quando risultano utili.
Proteggi le informazioni sensibili nei tuoi appunti. Per i dati privati utilizzo note crittografate o cartelle protette da password. Elimini periodicamente le note obsolete. Archivio o elimino le note che non sono più pertinenti. Gestite il controllo di versione per i progetti in continua evoluzione. Assegno delle etichette alle versioni per tenere traccia delle modifiche e dei progressi. Come gestisci le informazioni contraddittorie negli appunti? Registro le discrepanze e segnalo la necessità di ulteriori verifiche. Definisci gli obiettivi di apprendimento prima di prendere appunti. Definisco degli obiettivi per focalizzare la mia attenzione e selezionare gli appunti. Ti capita di riflettere occasionalmente sull'efficacia delle tue note? Rivedo il mio sistema e perfeziono le procedure trimestralmente. Consiglieresti un unico metodo migliore per tutti? Raccomando di adattare i metodi ai singoli stili di apprendimento. Qual è un consiglio pratico che daresti agli studenti di oggi? Iniziate con obiettivi chiari, utilizzate brevi riassunti e rivedeteli regolarmente. Grazie per aver condiviso un approccio completo e adattabile alla presa di appunti. Lezione 3. Padronanza del colloquio e presenza sicura. Come ci si prepara per un colloquio di lavoro? Inizio con una ricerca dettagliata sull'azienda. Quali aspetti dell'azienda studi? Studio la sua missione, i suoi prodotti e le notizie recenti. Ti informi sulla cultura aziendale? Sì, leggo le recensioni e le testimonianze dei dipendenti. Analizzate attentamente la descrizione del lavoro. Assegno una corrispondenza tra le mie competenze e ciascuna delle responsabilità elencate. Come prepari le tue risposte alle domande più frequenti? Elaboro risposte concise che evidenziano punti di forza e di debolezza. Utilizzate il metodo STAR per le domande comportamentali? Per chiarezza utilizzo la struttura situazione, compito, azione e risultato. Come ci si prepara per compiti tecnici o specifici del ruolo? Mi esercito con problemi e casi di studio pertinenti. Ti eserciti ad alta voce prima del colloquio? Mi esercito ad alta voce per perfezionare il tono e il ritmo. Ti eserciti con un colloquio simulato? Organizzo simulazioni di colloqui con mentori e colleghi. Richiedete un feedback dopo le simulazioni d'esame? Richiedo un feedback sincero e implemento miglioramenti. Come si preparano le domande da porre ai datori di lavoro? Preparo domande approfondite sulla crescita e sulle aspettative. Preparate esempi di risultati misurabili. Preparo metriche e risultati concreti per dimostrare l'impatto. Come si gestiscono le lacune o le carenze nel proprio curriculum? Considero le pause come periodi di apprendimento o di transizione mirata. Hai intenzione di spiegare i motivi per cui hai lasciato i precedenti incarichi? Preparo spiegazioni concise e positive, incentrate sulla crescita. Come si prepara un portfolio o una raccolta di esempi di lavori? Seleziono i brani pertinenti e annoto chiaramente i miei contributi. Il tuo portfolio è personalizzato in base al ruolo per cui ti candidi? Lo personalizzo per mettere in evidenza i lavori più pertinenti. Come pianifichi il tuo abbigliamento per il colloquio? Scelgo un abbigliamento professionale in linea con la cultura aziendale. Per te la comodità è una priorità, oltre allo stile?
Do priorità a entrambi, perché il comfort alimenta la fiducia in se stessi. Come ci si prepara per i colloqui virtuali? Prima di iniziare, verifico la stabilità della fotocamera, del microfono e della connessione internet. Regolate l'illuminazione e lo sfondo per le videochiamate. Mi assicuro che l'illuminazione sia buona e che lo sfondo sia ordinato e neutro. Hai verificato il link della riunione e ti sei collegato in anticipo? Mi collego con 5 o 10 minuti di anticipo per risolvere eventuali problemi. Come gestisci il nervosismo il giorno del colloquio? Pratico la respirazione profonda e la visualizzazione positiva. Utilizzi posizioni di potere o tecniche di radicamento prima di entrare. Utilizzo esercizi di radicamento per stabilizzare la voce e la postura. Come prepari il tuo percorso per i colloqui di persona? Pianifico i miei spostamenti e prevedo tempi di percorrenza extra per eventuali ritardi. Porterà con sé copie del curriculum vitae e delle referenze. Porto con me diverse copie stampate e un elenco di riferimenti. Porti sempre con te un taccuino e una penna per prendere appunti. Li porto con me per annotare i punti chiave e i passi successivi. Come ci si prepara a discutere di stipendio e benefit? Analizzo le tariffe di mercato e definisco una fascia salariale precisa. Considerate la retribuzione totale, non solo lo stipendio. Prendo in considerazione benefit, bonus e opportunità di sviluppo professionale. Come reagisci a domande inaspettate o difficili? Mi fermo, respiro e rispondo con attenzione, fornendo degli esempi. Ti capita mai di ammettere di non conoscere la risposta? Ammetto onestamente di avere delle lacune e propongo delle soluzioni. Come si dimostra l'integrazione culturale senza rivelare troppe informazioni? Metto in evidenza i valori condivisi e gli esempi di collaborazione pertinenti. Durante i colloqui di lavoro, si parla di obiettivi di carriera a lungo termine. Descrivo ambizioni in linea con la traiettoria aziendale. Come si fa a mostrare entusiasmo senza sembrare disperati? Mostro un interesse sincero e pongo domande intelligenti. Dopo il colloquio, effettuate un follow-up. Invio una breve email di ringraziamento entro 24 ore. Cosa dovrebbe includere quelle email? Dovrebbe ribadire l'interesse e fare riferimento a un momento specifico dell'intervista. Ti connetti con i selezionatori tramite i social network professionali? Mi metto in contatto con rispetto e includo un breve messaggio personalizzato. Come si valuta un'offerta quando la si riceve? Lo confronto con le mie priorità e con le ricerche di mercato che ho condotto. Riuscite a negoziare i termini quando necessario? Negozio con rispetto e basandomi sui dati a supporto delle mie argomentazioni. Come gestisci i rifiuti in ambito professionale? Richiedo feedback e mantengo un tono costruttivo. Utilizzi il rifiuto come opportunità di apprendimento? Analizzo i feedback e perfeziono le mie strategie di preparazione. Come ci si prepara mentalmente per i colloqui a ritmo serrato? Prendo appunti chiari e ripasso gli esempi specifici del ruolo tra una sessione e l'altra. Adatti il tuo stile per le interviste di gruppo? Mi rivolgo a ciascun relatore, mantengo il contatto visivo e sono conciso. Come gestite le esercitazioni di gruppo durante le giornate di valutazione? Riesco a coniugare leadership e collaborazione, e ascolto attivamente. Quando possibile, ti prepari studiando gli intervistatori.
Indago sul loro passato per trovare interessi comuni e affinità. Come si garantisce una presentazione etica e onesta delle proprie competenze? Presento le mie qualifiche in modo onesto e riconosco il contributo del team. Ti prepari per colloqui di tipo culturale o comportamentale? Mi metto in pratica con esempi concreti e dimostro la mia capacità di adattamento. Come si presentano le competenze trasferibili provenienti da settori diversi? Analizzo le competenze chiave in relazione al ruolo e fornisco esempi chiari. Preparate una breve descrizione della vostra carriera. Creo una narrazione coerente che collega i ruoli passati agli obiettivi futuri. Come si mantiene la fiducia in se stessi quando si compete con molti candidati? Mi concentro sul mio valore unico e mi preparo con cura. Provate a ripetere le frasi di chiusura per la fine dell'intervista. Preparo una conclusione concisa che rafforza la mia idoneità e il mio interesse. Qual è una tattica di preparazione controversa che hai osservato? Alcuni candidati si esercitano a fornire risposte eccessivamente predefinite, che possono apparire poco sincere. Come si fa a evitare di sembrare troppo preparati pur rimanendo preparati? Pratico in modo flessibile e do priorità all'espressione autentica rispetto alla memorizzazione. Coinvolgete dei mentori nella fase di preparazione finale. Richiedo un parere al mio mentore e un feedback su una simulazione di colloquio prima del giorno dell'incontro. Come ci si adatta quando i colloqui di lavoro includono valutazioni inaspettate? Rimango calmo, seguo le istruzioni e dimostro capacità di risoluzione dei problemi. Preparate domande sulla diversità e l'inclusione. Chiedo informazioni su politiche e iniziative per valutare i valori aziendali. Come si dimostra un buon giudizio etico durante i colloqui di lavoro? Presento scenari in cui ho saputo bilanciare integrità ed esigenze aziendali. Quale ultimo consiglio daresti agli studenti che si preparano per un colloquio di lavoro? Esercitati con costanza, chiedi feedback e mantieni un atteggiamento curioso e umile. Applicherò queste strategie e mi preparerò con rigore e autenticità.